Il viaggio inizio. Today I have something to show you. Follow me. Buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale. Come vedete è una giornata bellissima e adesso lasciamo Team Gad per raggiungere Ghelma. Good morning, sir. Can you do a full tank, please? Comment va-t-il? Ça va bien, ça va très bien. Bien. I'm going to Ghelma. Ah oui? Bon voyage. 3 hours, no? More or less. E ci facciamo un piccolo sterratino. Semplice, perché qua ci sono lavori in corso e questa strada non l'hanno ancora asfaltata. Come vedete il nord dell'Algeria potrebbe essere tranquillamente, non lo so, il sud Italia o il centro Italia. Il territorio è molto simile al nostro Salento, alla Puglia, alla Sicilia. D'altronde siamo bagnati dallo stesso mare e siamo lontani poche centinaia di chilometri gli uni dagli altri. Ma guarda che colori, che colline, stupendo. Bellissimo questo paesaggio, stupendo. Una Renault 5, eh? Wow, una Renault 5 ancora va. Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Sono Alessandro Marangio, in arte The Wandering Biker, e oggi vi farò vedere un'altra meraviglia dell'Algeria. Il maestoso teatro romano di Ghelma, un gioiello nascosto dell'Algeria nord-orientale. Costruito agli inizi del III secolo, grazie alla generosità di una sacerdotessa imperiale, Elia Restituta, questo teatro poteva accogliere fino a 3.600 spettatori. Distrutto e poi ricostruito nel XX secolo, oggi rivive tra colonne corinzie, nicchie scolpite e un'atmosfera che profuma di storia. Un luogo che unisce arte, mito e memoria, perfetto per chiudere questo incredibile viaggio. Se ti è piaciuto questo contenuto, ricordati di cliccare mi piace e di iscriverti al mio canale per rimanere aggiornato sui prossimi contenuti. Buona strada a tutti e a presto! Sono a Ghelma e adesso mi sto muovendo verso un sito dove ci sono delle terme romane. E a 20 km da qui Ghelma è una bellissima città che ospita l'anfiteatro romano appena visitato. È molto movimentata, molto carina, e anche la sera ci sono diversi ristoranti, diverse pasticcerie, quindi c'è un po' di vita la sera e c'è anche un po' di traffico, c'è da stare un po' attenti. Guardate cosa è apparso davanti ai miei occhi, stupendo, queste sono le terme, stupendo. Vado subito a prendere il biglietto per capire come funziona. Wow. Nel cuore della provincia di Ghelma, tra le pieghe di una leggenda antica e le vestigia dell'impero romano, si nasconde uno dei luoghi più straordinari del mio viaggio, Hammam Mascoutine, il celebre bagno dei dannati. Qui le acque termali sgorgano tra pareti di travertino dai colori surreali, scolpite dal tempo e dalla mitologia. Secondo la leggenda, un uomo osò sposare sua sorella e l'intera processione nuziale fu colpita da un fulmine divino, pietrificata per l'eternità. Le forme vaporose delle cascate sembrano ancora avvolgere gli abiti festivi dei dannati.
congelati nel momento della loro punizione. I Romani chiamavano questo luogo Acque Tibilitane e le terme che costruirono sono ancora oggi funzionanti. Allora lì c'è una ragazza che sta facendo le uova sode, perché mi ha confermato che l'acqua è a 97 gradi centigradi. Io infatti chiedevo se potessi toccarla, l'acqua, e lei ha detto no, non lo fare altrimenti ti bruci. Ma anche loro, anche quest'altro ragazzo sta facendo le uova sode, quindi va di moda fare le uova sode. Fantastico. Quindi questa è la sorgente termale vicina a Ghelma e c'è quest'acqua calcarea che è un po' come a Pamukkale, poi riversa il calcare in queste vasche bianche. È bellissima l'atmosfera. Certo qui è veramente bollente, quindi a parte le uova sode non si può fare niente. Siamo qui lungo la cordigliera, siamo saliti proprio in cima e come si vede dalla mappa ortografica siamo proprio sui crinali delle montagne. Questa voleva fare il navigatore e questa facciamo. C'è poco da obiettare con lui. Di certo ci fa scoprire strade bellissime anche l'ultimo giorno. Tra l'altro l'asfalto è buono, a parte qualche tratto dove bisogna stare attenti. Ci sono le mucche lungo queste strade, non ci facciamo mancare niente. Altre mucche, wow! C'è un attraversamento pecorelle. L'ultima? Ok, l'ultima. Che bella. Come si vede dal navigatore, non so se si vede, ma sto costeggiando la frontiera tra Algeria e Tunisia. È pazzesco, sono proprio le montagne da quel lato sono tunisine, stupendo. Però io vado in quel paesino Ram El Souk perché voglio fare prima il pieno di carburante algerino a 6 euro. Mi sono infilato in una strada che è stata adesso un po' rovinata per poi essere asfaltata, grattata per essere asfaltata. Tutto questo per andare a fare l'ultima benzina in Algeria e mi sto incasinando la vita. Ho fatto tante deviazioni. Però la cosa buona è che poi una volta salito a nord salgo, esco in Tunisia dalla stessa frontiera a nord da cui sono entrato. Non voglio sperimentare cose strane. Quella l'ho trovata molto buona e va bene. Questa strada invece è tutta scassata, però abbiamo le Pirelli Scorpion Rally STR e quindi faranno il loro lavoro. A questo servono. Questa è la strada dell'andata che sto facendo al contrario. Mi sto lasciando alle spalle il paesino precedente che era Sowarek, che precedeva l'altro paesino dove avevo cambiato i soldi, che era El Kala. Eccolo qua, El Kala. Io ero sceso giù fino a El Kala per cambiare i soldi. Sono di nuovo in Tunisia. Le frontiere sono sempre le frontiere e ci ho perso tra una cosa e l'altra
ci ho perso un'ora buona. Questa zona è stupenda, infatti la gente si ferma qua, ci sono anche dei ristoranti. Stupenda, bellissima. Sembra ci sia un castello. Veramente bella questa zona. Oh. Sono tentato di fermarmi, se non fosse che sta già imbrunendo e devo andare. Devo proprio andare. È stupendo. Che bella. Tunisia by night, perché si fa sempre più tardi del previsto e allora mi trovo a raggiungere Tunisi di sera. E qua si vede dal navigatore pure che ci tocca qualche montagna da sbarcare. Speriamo che non si inventi strade particolarmente avventurose. Quello è capace. La ripresa notturna di questa Insta360 Ace Pro. Siamo in Tunisia e andiamo verso Tunisi. Ci siamo lasciati da poco alle spalle da barca. La frontiera ha richiesto come al solito un po' più tempo del previsto e niente, in ritardo rispetto alla tabella di marcia, però l'unica cosa buona è che l'imbarco del traghetto è a mezzanotte, quindi ci sono 4 ore prima che inizi l'imbarco, poi la partenza alle 3:30, quindi insomma dovremmo riuscire a gestire tranquillità. Però diciamo che non era mia intenzione viaggiare di notte. Siamo sulla via per Tunisi, Centre de Ville. Allora, questo è l'hotel della mia prima notte a Tunisi, del mio primo viaggio a Tunisi, ed è sbucato così all'improvviso. Che coincidenza, che coincidenza. Questa strada l'ho percorsa a piedi il primo giorno in Tunisia, ad aprile. Ora ci ritorno. Che forza! Le coincidenze della vita. Sono di casa ormai qua, sono di casa. Stiamo facendo il nostro ingresso a Sidi Bou Said. Dato che non ci bastava quanti chilometri avevamo fatto oggi, ci siamo voluti complicare la vita con Sidi Bou Said, che è una città molto carina, anche trafficata. C'è un ristorante, grillate, potrebbe andare bene. Buongiorno, è il 4 novembre, sono appena sbarcato a Salerno e ora si ritorna a Lecce. Farò la Basentana, quindi niente pedaggi e tutto sommato è anche una bella strada. Devo stare solo attento ai due famosi autovelox, uno 60 km/h, l'altro 70 km/h, che sono molto insidiosi e non vorrei prenderli. Il navigatore mi dovrebbe avvertire per tempo. La giornata è stupenda, avrebbe voglia di farsi la costiera amalfitana, ma devo tornare al lavoro. I parametri della moto sono tutti regolari, ci sono fuori 21 gradi, è bellissimo il golfo di Salerno, stupendo. Okay, I give you. It's fine. Thank you very much, man. Here, a new biker. Big one. What's your name? What's your name? Good. Good. Welcome in the team. The Wandering Biker. Come alla Dakar.
Attenzione! Ciao a tutti, ho appena provato cosa vuol dire essere respinto alla frontiera. Oh, adesso hanno acceso anche la sirena, ti stanno proprio gasando in quella macchina. He's the friend who helped me to change money and to maybe buy the SIM for Algeria. A very good boy. So, you know, bikers everywhere. We are a brotherhood of men. You will be soon on my channel, the wandering biker Alessandro Marangio. Thank you very much. Thank you. You're welcome. Gli algerini sono delle persone meravigliose. So, thank you very much. Pleasure, sir. I hope that you are satisfied. I'm very satisfied. We did a good work for my Italian friends and not only. So welcome. Ciao e continuate a seguirmi sul mio canale per i prossimi contenuti. Presto ci saranno tutti i dettagli su come preparare il viaggio, i visti, tutta la documentazione da fare, l'attrezzatura moto e tutto l'occorrente per svolgere questo viaggio anche in solitaria in sicurezza.